Buongiorno! Chi l'ha detto che alle Canarie non piove mai? Sta diluviando e non è il primo giorno. Sì che siamo nel nord dell'isola e generalmente molto più piovoso, più umido, però insomma ha rotto anche un po' le scatole. E anche per i prossimi giorni alterna sole a piogge abbastanza pesanti, quindi insomma. Tu che dici? Grunf, grunf. Tre notti al camping della Punta dell'Hidalgo e ora ripartiamo sotto l'acqua. Perché il cielo piange che noi stiamo ripartendo, non vuole che ripartiamo. Magari. E allora piove. Magari fosse per quello detto che da pioggia ancora per i prossimi giorni, quindi insomma il clima canaro quest'inverno non è propriamente ideale, perché ha fatto tante burrasche, tante piogge, si sono formate cascate ovunque, Fuerteventura e Lanzarote sono diventate verdi, cosa che è stranissima, insomma hanno cambiato immagine rispetto al solito. Questa è la strada che abbiamo percorso ieri in bicicletta con il sole, guardate che differenza. Ci è andata bene ieri che almeno si è riusciti a sfruttare una bellissima giornata di sole, che poi verso tardo pomeriggio si è coperta e dopo 20 minuti è tornato il sole. Pausa pranzo e si riparte, molto veloce, molto rapida. Vogliamo comunque attraversare il parco naturale di Anaga, che è uno splendore di parco. Sarebbe da camminare in questo parco, ma diciamo che le condizioni non sono proprio ideali ora, quindi lo attraversiamo lungo la strada principale per poi scendere dall'altra costa di Tenerife, vicino alla capitale, a Santa Cruz. Bellissimo questa località con il colore verdissimo dei prati bagnati dalla pioggia. Sembra quasi di essere in Irlanda. Questa è l'altra faccia di Tenerife, dalle spiagge piene di gente del sud, questa è la punta nord dove è pieno di boschi e di vegetazione, di meraviglie naturali. Ecco dov'è Carletto, guardate, in una piazzuola panoramica in questa strada spettacolare del parco di Anaga. Qua è la valle che ci porta a Sant'Andrés, che è quello là in fondo, e sulla sinistra di Sant'Andrés c'è la Teresita. Posto spettacolare questo, spettacolare. E qui chi c'è? Ciao, Eccola. sto qua, fa freddo. Siamo a 800 metri sul livello del mare.
Eccoci che siamo riscesi a mare dall'altra parte, costa est di Tenerife. Ora siamo al paesino di San Andrés, che è carinissimo, abbarbicato sulla collina, è proprio bello, bello, bello. Possibile da fare col camper, ma a piedi, volendo sgambettare un po', si può fare. Allora, arrivati a Las Teresitas, parcheggi per camper sono al completo, ma abbiamo trovato in questo parcheggio libero, diciamo, qui insieme ad altri camper sulla playa de Las Teresitas. La caratteristica di questa spiaggia che è artificiale, o meglio, negli anni 50-60, quando il turismo cominciava ad avere un suo ruolo importante qua a Tenerife, non avendo l'isola molte spiagge, hanno pensato bene di partire con delle navi, prendere della sabbia del deserto. Qui davanti a 120-130 miglia c'è il deserto del Sahara. Hanno caricato queste navi della sabbia del deserto e l'hanno portata qua, creando queste spiagge. Per non far portare via la sabbia, proprio davanti alla spiaggia hanno costruito anche una specie di diga che non permette di avere troppa risacca e quindi di non portare via la spiaggia. Se la vedete, difatti è sabbia rossastra tipica del deserto sahariano. Eccoci, abbiamo cambiato posto. Abbiamo trovato un posto migliore sull'asfalto, soprattutto vista la pioggia che c'è in queste ore, e quindi ci siamo spostati qui. Insieme all'anghelotes, la squatina squatina, che è questo bel pesciotto, Che c'è? c'è anche Sailing Ronic. Ah, ma c'è un po' ovunque questo Sailing Ronic. Eh già! Quando schianto voglio essere seppellito qua. Guardate un po'. Qua il ponte colorato di San Andrés. Certo che per essere Canarie, gennaio, sembra di essere in Italia, come temperatura. Sì, fa freschino, fa, E laggiù piove, guarda. Ah, laggiù si vede bene. Questa invece è la zona dei navigatori: Magellano, Vasco da Gama, Marco Polo, Amerigo Vespucci. Sono tristi questi colori. Perché? Perché... Siamo al tramonto. Il sole è tramontato dietro le montagne, per cui non vedo cosa c'è di triste. Più che altro abbiamo passato una giornata al freddo, perché su in cima alla Naga eravamo a più di 1000 metri e faceva freddo, pioveva, vento, e quindi c'è rimasto un po' di freddo dentro. Difatti siamo ancora vestiti quasi da inverno. Sì che sotto c'ho maniche corte, quindi non è che poi sia tremendo. Tu, io no. In Italia in questo mese si è sotto la neve,
al freddo e al gelo. Qui siamo sui 16-18 gradi e sembra che faccia freddo. Vogliamo salutare per questa sera? Va bene, il capo ha deciso che per questa sera abbiamo terminato le riprese e quindi a questo punto ci vedremo domani mattina su questa bella spiaggia. Se c'è il sole si fa il bagno. Va bene? Speriamo. Ciao a tutti. Ciao, Buonanotte. Buongiorno dalla Playa de las Teresitas. Abbiamo dormito qui stanotte, il tempo è stato un po' così, incerto, un po' nuvolo, un po' piovuto, un po' di vento, insomma non è mai stato propriamente bellissimo. Comunque abbiamo dormito bene, molto silenzioso, poche luci, anzi tutti i lampioni spenti, quindi non c'era nessun tipo di disturbo. E ora stamattina il sole è uscito, ma è un po' incerto, tra sole e nuvole, almeno non piove però. Qualcuno in spiaggia c'è già andato, noi siamo mezzogiorno passato e stiamo lavorando al computer. Qui il bagno praticamente lo si fa sempre se c'è il sole, perché comunque il mare e la spiaggia sono molto riparate dalla diga che hanno costruito qui davanti appositamente per evitare che la sabbia e la spiaggia venga portata via, e adesso ci sono delle condizioni fantastiche per prendere il sole e fare bagni. Questa zona del parcheggio di fronte alla spiaggia è dedicata ai camper, guardate quanti ce ne sono. Dopo un'intera mattinata passata a lavorare e dovevamo anche rispondere a tante mail, programmi, inviare programmi, contattare fornitori eccetera, ecco che vista la bella spiaggia è arrivata anche la Betty, andiamo a farci un bagnetto, almeno vado a farmi un bagnetto perché la Betty ha sempre freddo e quindi nonostante adesso il sole sia molto caldo e riscaldi bene, e con questo bagno a Las Teresitas fatto. Dopo il bagno di Mauretto ci muoviamo, abbiamo lasciato Las Teresitas, ora attraversiamo Santa Cruz de Tenerife e scendiamo un pochino più a sud. Allora, siamo usciti per raggiungere il borghetto di Boca Cangrejo, che è un piccolo villaggetto di pescatori raggiungibile tramite una strada lunga meno di 2 chilometri, ma tutta a tornanti, piccolina, stretta, ma comunque a doppia corsia, quindi si dovrebbe fare abbastanza bene. Ora ve la faccio vedere. Andiamo a scoprire questo borghetto piccolo piccolo di pescatori, Boca Cangrejo. Qui se c'è mare non si passa, guardate.
Carinissimo questo posto, un po' alternativo, si sente anche odore di Maria, profumo di Maria. Un posto davvero particolare, non diresti mai di essere a Tenerife guardando. Questo luogo si chiama Boca Cangrejo perché è la bocca di un granchio praticamente. Qua in mezzo a questi scogli granchi ce ne sono a decine e probabilmente i pescatori erano anche pescatori che andavano a pescare granchi. Il posto è molto delizioso, in questo momento frequentato un po' da ragazzi alternativi che ovviamente hanno nelle varie situazioni un po' più di distacco dal consumismo di massa, però il luogo è veramente delizioso e gradevolissimo. Eccola qua la bocca del granchio, Proprio qui. così, tanto per non averlo capito, dove siamo? Boca Cangrejo. Allora, abbiamo scoperto anche questo bel villaggio di Boca Cangrejo che ci hanno consigliato degli amici. Noi onestamente non lo conoscevamo, è talmente fuori zona lungo l'autostrada che non è che uno ci faceva caso, però molto carino, un po' un villaggio Un po' hippie. molto hippie, ma tranquilli comunque. Diciamo che sono hippie di classe, possiamo definirli così. Oltre a pescatori di una certa età, ci sono anche molti giovani che vivono molto tranquillamente qui in questo borghetto, anche abbastanza isolato, perché bisogna arrivarci con una strada a fondo chiuso. Non ci può capitare per caso, no, assolutamente. Ma quindi sì, apprezziamo, è molto carino, molto originale e come al solito la Betty ha dimenticato la batteria di scorta della GoPro, così che quando eravamo laggiù a un certo punto non potevamo più riprendere. Finito video. Finito. Comunque quello che abbiamo pubblicato è quello che avevamo e comunque è più che sufficiente a capire lo spirito del villaggio. Il mio amore che fa sempre casino. Perché mi fa perdere la testa questo, mi fa impazzire. Sono io, vabbè. Non ne posso più di te. Guarda che se facciamo una petizione c'è molti dei nostri follower che ti adotterebbero. Più medita di sicuro. Sicuramente più E te di quindi me, questo è fuori di dubbio. Andiamo, dai, cambiamo posto perché qui il parcheggio è un po' in salita, non è molto comodo per dormire. Siamo arrivati a... Candelaria. Cosa facciamo a Candelaria? Allora facciamo due passi, abbiamo parcheggiato Carletto e vediamo se
riusciamo a vedere la famosa Basilica di Candelaria, che è una delle più grandi di Tenerife, delle più importanti. La Basilica della Virgen della Candelaria, che è la Madonna protettrice di tutte le isole Canarie. Tra parentesi, è in riva al mare. Dietro l'altare c'è la Madonna nera con il bambino nero. E a questo punto, con la visita della Basilica di Candelaria e della piazza centrale in costruzione o in restauro, vi salutiamo perché ritorniamo al camper. C'è una partita stasera, quindi vi saluto prima della partita. Io vi saluto prima della partita perché poi sono concentrato per la partita, e ci vediamo a questo punto domani. Buonanotte a tutti. Ciao.